Gli oli per catena non sono tutti uguali, lo sa bene chiunque abbia comprato un olio motore per auto e si è perso in mezzo a innumerevoli opzioni, diverse specifiche e un'ampia varietà di prezzi che rendono la scelta non del tutto semplice. Lo stesso vale per l'olio per catene delle biciclette, dove i prezzi variano in modo considerevole. La differenza di prezzo è dovuta dalle caratteristiche e specifiche dell'olio. Leggendo attentamente le etichette troviamo terminologie tipo teflon, silicone, ceramica o grafite che possono avere un impatto sul prezzo. Non solo, ma ci sono anche oli per le giornate piovose e quelli per il tempo secco. In questo video prenderemo in considerazione 11 oli per catene da bicicletta, mettendo in evidenza 1. Quale sia il migliore per lubricità e manifattura, 2. Quale sia il migliore per rapporto quantità-prezzo. Infine aggregheremo le due classifiche per scoprire quale sia il vincitore di questa comparativa. Gli 11 lubrificanti per catena presi in considerazione sono stati sottoposti a 2 test nei laboratori di Nord Hydraulic in Germania. Il primo riguarda un test pratico sulla manifattura del flacone, tenendo presente la facilità di applicazione e distribuzione dell'olio sulla catena, la qualità della compressione del flacone e la qualità della pipetta della bottiglia. Il secondo test invece ha riguardato la lubricità di tutti gli oli. Per il test pratico i risultati hanno avuto un peso del 30% sul risultato finale, mentre per il test di laboratorio i risultati hanno contribuito per il 70% sul risultato finale. Iniziamo col dire che in generale vale la regola che un olio di qualità media è sempre meglio di nessun olio. Una catena lubrificata regolarmente garantisce una minore frizione, prestazioni di cambiata migliore e soprattutto un'usura inferiore. Il link qui sopra, che troverete anche in descrizione, vi riporta ad un video su come andrebbe lubrificata la catena. È molto importante capire le indicazioni riportate sulle etichette dei flaconi e per questo motivo abbiamo preparato un glossario per meglio comprendere il tutto. Gli additivi per olio catena sono sostanze chimiche progettate per migliorare le prestazioni e la durata dell'olio. Questi additivi sono miscelati all'olio di base per conferirgli proprietà specifiche che favoriscono il funzionamento ottimale delle catene e contribuiscono a ridurne l'usura e l'attrito. L'olio biologicamente degradabile è generalmente considerato più amico dell'ambiente rispetto agli oli non degradabili, in quanto può essere decomposto in sostanze più semplici e naturali attraverso l'azione di organismi biologici, come batteri e funghi presenti nell'ambiente. L'azione della grafite negli oli per catena è nota per la capacità di ridurre l'attrito tra le superfici metalliche, fornendo una barriera a basso coefficiente di attrito tra le parti in movimento e formando una maggiore resistenza alle alte temperature. La ceramica è un componente aggiuntivo per oli lubrificanti ad alte prestazioni. L'azione della ceramica negli oli per catena è principalmente associata al suo ruolo come agente di rinforzo e anti-usura. La ceramica è un materiale duro e resistente che può migliorare notevolmente la proprietà di lubrificazione dell'olio e la protezione della catena. Gli oli con ceramica sono notoriamente più costosi. L'olio minerale per catene è uno degli oli lubrificanti più comuni per le catene. Sono prodotti raffinando il petrolio greggio e sono costituiti principalmente da idrocarburi. I polimeri sono degli additivi chimici che miscelati all'olio lo rendono più denso, mentre il PTFE è noto anche come Teflon. Serve come additivo per migliorare la lubrificazione ed è idrorepellente. Un olio viene definito sintetico quando è prodotto attraverso un processo di sintesi chimica, piuttosto che essere ottenuto dalla raffinazione del petrolio greggio, come gli oli minerali tradizionali. Gli oli sintetici sono creati attraverso una serie di reazioni chimiche controllate per produrre un olio con caratteristiche specifiche e prestazioni superiori rispetto agli oli convenzionali. È adatto a velocità elevate e ad alte temperature, ma è più costoso dell'olio minerale. Gli oli lubrificanti al silicone possono funzionare in un ampio intervallo di temperature sia caldi che freddi. Per quanto riguarda il lubrificante secco, a differenza degli oli tradizionali che sono formati da una base liquida, quello secco è costituito da sostanze solide e asciutte che si depositano sulla catena. Questi solidi aderiscono alle maglie della catena e formano uno strato protettivo che riduce l'attrito e non attira lo sporco. La catena lubrificata con un lubrificante secco rimarrà pulita più a lungo rispetto a un olio liquido tradizionale. Il wax o cera
serve anche come lubrificante o come base per un olio catene. E qui troviamo la tabellina degli oli ordinati in base al risultato della lubricità e manifattura. In ottava posizione troviamo il Finish Line con 54 punti. In settima posizione, con 72 punti, a pari merito, l'SKS e il Pedros. Sesta posizione, Motorex con 74 punti, mentre in quinta il Ballistore con 80 punti. In quarta posizione, a pari merito, Sonax e Roloff. In terza posizione, con 88 punti, il Kettenvix. In seconda posizione, il Dynamic con 94 punti. E in prima posizione, a pari merito, l'F100 Chain Oil e il Makoff Hydrodynamic. Quest'altra tabellina invece indica quale di questi oli è il più conveniente in base al rapporto prezzo-quantità, perché alcuni flaconi costano 25 euro per 50 ml, mentre altri costano 20 euro per 300 ml. Ed infatti qui la classifica si ribalta, perché all'ultimo posto troviamo proprio il vincitore della prima classifica, il Makoff. È in ultima posizione perché un millilitro di Makoff costa 0,50 centesimi di euro. In decima posizione troviamo il Sonax, in nona il Ballistol, in ottava il Roloff, in settima il Kettenvix, in sesta il Dynamic, in quinta l'SKS, in quarta l'F100 che aveva vinto la precedente classifica, in terza il Pedro, in seconda il Finish Line e il vincitore di questa classifica è il Motorex Dry Power Lube. Ma non è finita qui, perché l'olio che vince questa comparazione è il risultato dell'aggregazione delle due tabelle che andiamo a scoprire. In settima posizione troviamo il Ballistol e Sonax a pari merito. In sesta posizione troviamo ben tre prodotti, il Finish Line, l'SKS ed il Pedro. In quinta, sempre a pari merito, il Makoff e il Roloff. In quarta posizione il Kettenvix, in terza il Dynamic, in seconda il Motorex ed in prima l'F100 Chain Oil. Sul mio sito internet www.mountainbikingtube.com, il cui link troverete anche in descrizione, nella sezione PDF avrete la possibilità di scaricare il PDF gratuitamente con tutte le specifiche degli oli, i calcoli dei test e i link ai prodotti. Iscrivetevi al canale se volete che altri contenuti simili vengano proposti, condividete il video e noi ci vediamo la prossima volta.